Ciao guardoni! Sulla scia dei video di analisi di coppia che ho fatto ieri col mio amico Johnny, ho deciso di fare questo video per sintetizzare gli elementi trattati in quei due lunghi video di analisi e aggiungere elementi di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare. Quindi sarò sicuramente più breve, ma anche più esaustiva. Ecco quindi tutti gli easter egg, le citazioni e i simbolismi trovati in Matrix Resurrections in forma di elenco, ma vi consiglio di guardare comunque i due video di analisi che trovate qui in scheda, in quanto svisceriamo anche temi di cui qui non tratterò. Intanto vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a usare le mani con cui imitate il bullet time di Neo a casa per attivare le notifiche. Partiamo quindi subito con la scena iniziale che ci riporta nostalgicamente all'inizio del primo film, in cui un gruppo di SWAT circondava la nostra Trinity dentro un fatiscente palazzo e si prendeva un sacco di mazzate. In Resurrections è la coppia di Trinity creata da Neo nel suo modal a rivivere questa scena per noi, e l'esito comunque è lo stesso. Abbiamo anche la stessa battuta che fece Hugo Weaving a uno dei poliziotti, qui recitata da un altro agente di Matrix. I suoi uomini saranno già cadaveri. Durante la fuga di Bugs dal modal vediamo anche altre chicche. Mentre lei si cala con eleganza giù da un palazzo, vediamo l'insegna di un hotel che si chiama Anderson, che era il cognome di Neo prima che diventasse Neo. La scritta sotto infine è probabilmente una inconsapevole trovata di Neo stesso. A chi piace mangiare beep è un'indicazione di che cosa pensa della sua identità digitale. Bugs si rifugia dentro alla bottega di un fabbro letteralmente ricoperta di chiavi. È un rimando al personaggio di Matrix Reloaded, il fabbricante di chiavi, che aiutò Neo a raggiungere la sorgente di Matrix. Il prossimo non è proprio un easter egg perché è piuttosto esplicito, è la stanza segreta in cui si rifugiano Bugs e Morpheus in fuga dagli agenti e che riproduce l'appartamento di Thomas Anderson. Il primo cameo del film lo troviamo nella scena in cui Bugs ricorda la prima volta che aveva visto Neo, che nella immagine digitale, così come rappresentata dal nuovo codice Matrix, sta per buttarsi giù da un tetto. Il signore in questione è il regista di V per Vendetta, James McTeague, film sempre prodotto dalle sorelle Wachowski. Poi abbiamo la scena in cui il programma senziente Morpheus spiega a Bugs come ha acquisito la consapevolezza di sé e le dice che aveva iniziato a trovare dei piccoli segni nella sua quotidianità. Anche qui abbiamo un riflesso di ciò che Morpheus stesso disse a Neo nel primo film. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti, senti solo che c'è, è tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che cosa si tratta, ma l'avverti, è un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di che cosa sto parlando. Ed è anche una delle poche volte in cui vediamo la famosa patina verde in una scena così tipica della trilogia. Poi, a differenza del primo Matrix, in cui le pillole blu e rossa comparivano solo durante la scelta di Neo ad inizio film, Resurrections è letteralmente pieno di pillole. C'è quella rossa che Bugs consegna al nuovo Morpheus, poi quelle blu che vediamo ingurgitare da Neo come psicofarmaci, poi la rossa che Morpheus gli offre in bagno, le innumerevoli pillole blu che vediamo sparse sul tavolino di fronte a lui durante la festa della sua premiazione e infine quella che prende nel teatro. Sempre durante la fuga di Bugs e Morpheus usano una porta che li trasporta fuori da un cinema. Sopra si vede un cartello che indica il nome del film trasmesso, Root of All Evil, l'origine di tutti i mali, un titolo d'effetto che è stato usato in più opere durante gli anni. Ad esempio il film del 1947 che in Italia è stato tradotto con Fiamme del Destino, oppure il recente cortometraggio horror del 2017 diretto da Alex Di Vincenzo. Ma la locandina, che qui vediamo rappresentare una mano che regge un crocifisso rosso, ricorda quella del documentario omonimo di Richard Dawkins, in cui vengono aspramente criticate tutte le dottrine religiose. Inoltre, protagonista di Root of Evil in Matrix Resurrections è un certo Lito Rodriguez, che non è altri che uno dei personaggi principali della miniserie Sense8 creata ancora una volta dalle sorelle Wachowski. Siamo ancora all'inizio del film e la fuga di Bugs e Morpheus si sta rivelando una fonte inesauribile di citazioni, per cui non è una sorpresa rivedere in questa scena le acrobazie antigravitazionali viste anche in Inception.
Andiamo oltre con un piccolo easter egg che troviamo nell'ufficio di Neo, che nella nuova versione di Matrix non è più un anonimo programmatore, ma un famosissimo game designer, e viene anche inquadrato il GOTY vinto per i suoi videogiochi dedicati a Matrix. Chi non è pratico del medium videoludico e di videogiochi non sa un tubo, dico che il GOTY sta per Game of the Year, gioco dell'anno, cioè il premio più prestigioso da vincere durante gli Oscar annuali dedicati al mondo del gaming. E l'anno di vittoria scritto sul suo premio è 1999, che è l'anno di uscita del primo film Matrix. Il nuovo gioco a cui sta lavorando Neo mentre lo vediamo deprimersi nel suo ufficio si chiama Binary, che non è solo un rimando al linguaggio informatico del 1 e 0, ma è anche uno dei moltissimi simboli esoterici disseminati per il film e richiama la natura binaria e polare di tutta la nostra realtà, che è un tema centrale di tutta la quadrilogia. Ad un certo punto Neo ci dà la possibilità di vedere il modal da lui creato e lo vediamo nella classica patina verde con le stringhe verdi diventate famose con i primi film. È un'indicazione che il modal è stato creato usando i codici della vecchia versione di Matrix. Il bar dove il nostro Neo va tutti i giorni a prendere il caffè, come poteva chiamarsi se non Simulatte? Richiamando la simulazione virtuale della realtà. L'insegna ha persino le strisce luminose verdi che richiamano il codice di Matrix. Nel bar scopriamo una nuova comparsata di alto livello con l'interpretazione di Chad, il marito di Tiffany, da parte del regista Chad Stahelski, che non solo ha diretto il film di John Wick in cui Keanu Reeves è protagonista, ma è stato anche una sua controfigura per gli stunt nella trilogia di Matrix. È un loop anche questo praticamente. Nella prima scena in cui scopriamo il nuovo volto dell'agente Smith, che veste i panni del capo di Neo, lo vediamo recitare una vecchia battuta di Hugo Weaving, riferendosi alla bellezza e perfezione di Matrix. Billions of people just living out their lives. Oblivious. Sempre nella stessa scena, alle spalle di Mr. Smith, vediamo un suo busto che riproduce una scena a rallentatore così come l'abbiamo vista durante i combattimenti nella vecchia trilogia, quando Neo e Smith si prendevano a pugni in Matrix Revolutions. Poi abbiamo i flashback dei ricordi di Neo in brevi frame che ci riportano al passato, quando Smith gli dice che il loro rapporto è simile a quello di un interrogatorio FBI. Nelle scene ambientate nello studio dell'analista non c'è solo il gatto déjà vu, citazione del gatto nero del primo film, ma anche un dettaglio inquietante. Alle sue spalle, posizionata sulla libreria, vediamo infatti una farfalla monarca blu, simbolo utilizzato sovente per rappresentare le vittime del controllo mentale MK Ultra, di cui si parla nelle teorie sul condizionamento dei personaggi famosi del mondo del cinema e della musica. In questo contesto, infatti, l'analista può rappresentare il handler di Neo, cioè il suo controllore, che usa la manipolazione mentale per mantenerlo dentro Matrix. Bello anche il riferimento binario di tutte le scene in cui vediamo Neo sedere di fronte ai personaggi come in un elegante duello psicologico. Un altro curioso dettaglio lo vediamo sulla scatola dei psicofarmaci prescritti a Neo dall'analista. Non solo le pastiglie sono blu, ma l'etichetta sulla boccetta ci dice che i farmaci si chiamano ontolofloxin, un gioco di parole che usa il termine ontologia, la dottrina filosofica che studia l'essere al di là delle apparenze e dei fenomeni. Ma non è tutto. Il nome della farmacia è Folly Bridge, che è il nome di un famoso ponte sul Tamigi nell'area di Oxford, ed è anche protagonista di Alice nel Paese delle Meraviglie, in quanto pare che l'idea per il romanzo sia nata proprio dalle storie che Lewis Carroll raccontò delle bambine durante una gita in barca partita proprio dal Folly Bridge. Sempre nella scena in cui Neo prende le pillole blu, vediamo il primo di una lunga serie di simbolismi che richiamano l'immagine illusoria e all'io doppio attraverso l'uso degli specchi e dei riflessi. Si vede infatti per un breve istante l'immagine falsa di Neo così come è stata creata dalla nuova versione di Matrix. La stessa cosa la vediamo durante la scena in cui Neo e Trinity prendono un caffè insieme e viene inquadrato il riflesso di Trinity sul tavolino che ci mostra la sua immagine di Matrix. Solo noi come spettatori, Trinity e Neo stessi, vediamo i loro veri volti. Tutti gli altri partecipanti della simulazione li vedono con i falsi io, a parte Bugs,
che sia durante il dialogo con Morpheus che successivamente con Neo, ricordando il fantomatico salto dal tetto, continuerà a ribadire che lo aveva riconosciuto per quello che era realmente. E le sue parole sono anche un accenno alla natura cristica di Neo, la cui aura è talmente potente da riuscire a risvegliare le persone solamente con la sua presenza. Bugs infatti ci dice che nel momento in cui lo vede sul tetto e lo riconosce, in lei scatta qualcosa, è la luce della consapevolezza che si risveglia. Passiamo poi ad un'altra partecipazione famosa, quella di Christina Ricci nel ruolo della impiegata della Warner Bros. Che vediamo nel meeting in cui si discute l'intenzione di fare un sequel ai giochi di Matrix creati da Neo. Ancora immagini riflesse nella scena dell'ascensore in cui vediamo i dipendenti di Deus Ex ipnotizzati dai rispettivi smartphone e tablet. L'unico che non ne ha uno in mano è proprio Neo, che li osserva straniti. E a proposito di Deus Ex, non è un nome a caso in quanto rappresenta lo stratagemma usato nel teatro greco antico per risolvere le trame irrisolvibili utilizzando un dio che veniva appunto calato letteralmente dall'alto con un marchingegno per cambiare le circostanze della trama. Sempre nell'ufficio, oltre all'onnipresente colore blu che ricorre in ogni scena rappresentata nella nuova realtà simulata da Matrix, vediamo degli sprazzi che rappresentano il vecchio codice verde nelle luci che si intravedono dietro gli attori. A proposito di luci, c'è sempre un rimando alla pillola blu sia nelle ambientazioni che negli abiti dei protagonisti, ma nelle scene di combattimento è evidente che il rosso, il blu e il verde vengono mischiati come a simboleggiare la contaminazione tra le realtà, quella simulata e quella vera, e simboleggiando la difficoltà di capire cosa è reale e cosa no. Abbiamo anche un Neo metanarrativo che, mentre è immerso in una simulazione in cui ha creato un videogioco che è una simulazione della simulazione, gioca con un visore della realtà virtuale ad un'altra simulazione. E poi ci offre un penoso esempio di come combatterei io Kung Fu a casa mentre guardo uno di quei film degli anni 70 che sta guardando lui sul monitor. Non sono riuscita a riconoscere che film fosse esattamente, magari qualcuno di voi può scrivermelo nei commenti se ha capito di che film si tratta. L'intera scena del brainstorming è ricchissima di citazioni, come abbiamo già raccontato nel nostro video di super analisi, e vediamo infatti un'altra citazione importante dell'intera saga, il momento in cui viene inquadrata Sati mentre legge una copia di Alice attraverso lo specchio. Vediamo anche il triste Neo mangiare ramen, e questa è una citazione del vecchio film in cui Neo vede riprodotto in struttura il ristorante dove mangiava sempre il noodles. E se ci fate caso, la fotografia incorniciata sul muro pare proprio ritrarre Keanu Reeves con una fan forse, o magari è addirittura una componente del cast, ma essendo un po' sfocata l'immagine non sono riuscita a capirla bene. Durante un altro pasto vediamo Neo invece mangiare una succosa bistecca, che ci ricorda il motivo per cui Cypher li tradì tutti per poter rientrare in Matrix e mangiarsi bistecche a volontà. Ma non solo questo, chiede esplicitamente all'agente Smith di rientrare come un personaggio famoso, ed è proprio ciò che accade al nostro Neo nella nuova Matrix. Abbiamo anche di nuovo spezzoni del primo film quando parlano del bullet time. Qui invece ritorna allo specchio e vediamo Neo in conflitto tra le sensazioni interiori di irrealtà e la simulazione che gli viene spacciata come verità, mentre si sente pazzo nel tentativo di attraversare lo specchio con le dita. Il volo dello stormo di uccelli ci ricorda i cluster con cui si muovevano le macchine durante l'attacco a Zion nei vecchi film. In una scena si vede anche la citazione del libro Americana di Don DeLillo, che critica la società odierna e parla della funzione dei film come strumenti di alterazione e manipolazione della realtà. La citazione dice: «È molto più facile seppellire la realtà che sbarazzarsi dei sogni». Si può anche riferire al fatto che, nonostante Matrix si sia impegnata tantissimo nella costruzione della falsa realtà di Neo, non è comunque riuscita a spegnere totalmente la sua natura. Ah, e la canzone che accompagna tutti questi spezzoni è ovviamente White Rabbit dei Jefferson Airplane, che non solo parla appunto di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma la band ha anche suonato alla fine degli anni 60 in un locale di San Francisco chiamato appunto Matrix. Arriviamo alla scena che è un parallelo dalla fuga dagli uffici di Thomas Anderson del primo film, con sempre un avviso via telefono, questa volta tramite SMS, e l'incursione degli agenti che distruggono gli uffici. Anche in questo caso Neo tentenna perché è da troppo tempo assorbito da Matrix e ha assuefatto le sue illusioni, per cui entra nella fase di rifiuto della realtà.
Abbiamo un altro piccolo cameo. I 3 colleghi con cui Neo parla durante la fase di emergenza non sono altri che i componenti della crew degli effetti speciali che avevano lavorato nei precedenti film. Anche nella scena del bagno in cui incontra Morpheus c'è sempre l'immagine doppia e l'uso dello specchio come ponte tra le realtà. E vediamo Morpheus con uno strepitoso abito giallo che mi ha ricordato il personaggio di Oliver Bird nella serie TV Legion con il suo taglio anni 60. Ritorna quindi la colorazione ambientale mista con i verdi e i rossi sgargianti che si uniscono al blu e sopra la porta da cui entrano le SWAT c'è scritto Exit, mentre la porta stessa è illuminata di rosso. È infatti un portale tra la realtà e Matrix e da qui vediamo anche entrare il capo di Neo che finalmente gli rivela di essere l'agente Smith e anche lui è illuminato di rosso perché ovviamente è fuori dalle leggi della simulazione. Mentre si scrocchia il collo vediamo scorrere il codice di Matrix alle sue spalle. Seguono altri flashback di Neo legati al loro incontro nel primo film. Nel nostro video di analisi del film, io e Johnny abbiamo parlato anche dell'uso del colore nella fotografia che ricorda i dipinti di Caravaggio e forse l'esempio più emblematico è proprio nei flashback in cui Neo ricorda il suo salto dal tetto che viene mostrato al rallenti e coglie i personaggi alle sue spalle in una posa drammatica che ricorda proprio i quadri del celebre artista oltre che i suoi vividi colori. Poi vediamo altri flashback relativi al primo film in cui vediamo Trinity, l'oracolo, Morpheus e approdiamo su un altro tetto dove il collega Jude, che non a caso porta il nome dell'apostolo Giuda, telefona a Neo e ovviamente cogliamo la finezza della schermata della chiamata in cui torna la questione della scelta. Tasto rosso, rifiuto la chiamata ed esco da Matrix. Tasto verde, accetto e ritorno alla vita illusoria di sempre. La questione del salto di Neo, dei suoi ripetuti tentativi di suicidio, in verità simboleggia non solo il suo inconscio desiderio di uscire da Matrix, con la consapevolezza di vivere in un mondo irreale, ma simboleggia anche la fede che viene richiesta per buttarsi nel vuoto e accettare l'ignoto, abbandonando le nostre sicurezze. Mi ha anche ricordato il salto della fede che Indiana Jones deve compiere per superare l'abisso e ottenere il Sacro Graal nel film L'ultima crociata. Il concetto viene invece invertito nel finale del film, dove vediamo i bot lanciarsi nel vuoto dai loro appartamenti non per fede, ma perché sono delle marionette in mano ai controllori di Matrix. Qui appare un altro easter egg che ci riporta di nuovo al primo film e ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Il tatuaggio che Bugs ha sul braccio simile a quello che portava la ragazza all'inizio del primo Matrix, quando Morpheus dice a Neo "segui il bianconiglio". Ci ritroviamo poi nel teatro che riproduce il setting del primo film, nella scena in cui Neo incontra per la prima volta Morpheus. Anche qui è Morpheus, o meglio il programma Morpheus, ad accoglierlo, e il teatro assume la doppia valenza di rappresentazione della vita come dramma in cui siamo attori inconsapevoli, ma è anche una chicca metanarrativa che ci offre un set cinematografico dentro un set cinematografico che cita un altro set cinematografico. Ai due lati del palco sono poste 2 grandi statue che ricordano la dea Lata, o se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo, la dea Ishtar. E mi ricordano anche un po' qualcuno di quei premi per il cinema tipo l'Oscar o i BAFTA che vengono dati appunto ai film ogni anno. Anche qui c'è uno specchio gigante che ricorda quello della matrigna di Biancaneve, non solo nell'estetica, ma anche nel suo simbolismo come oggetto dalla natura ambigua, che può essere uno strumento per indagare la profondità di noi stessi o per indulgere nel narcisismo e nel proprio distorto senso della realtà. In questo caso serve a Neo per prendere finalmente consapevolezza che viveva in una illusione e riesce a vedere l'immagine distorta che gli ha dato Matrix di se stesso. Ma attraversarlo significherebbe per Neo rientrare nella simulazione, ecco perché l'analista cerca di trascinarlo verso la sua metà. Eccoci in un'altra scena di combattimento, quella del treno, in cui tornano le colorazioni ambientali rosse e blu e c'è il momento in cui Neo prende finalmente la decisione di risvegliarsi ancora, attraversando lo specchio che fa da ponte tra Matrix e la realtà. Qui sentiamo la bellissima battuta di Morpheus che gli dice, in risposta ai suoi dubbi sul riuscire a passare attraverso uno specchio così piccolo, più ti avvicini, più diventa grande. Così la verità delle cose diventa più ovvia e più chiara man mano che ci avviciniamo ad essa. E con questo atto Neo è di nuovo libero e sperimenta una nuova nascita, letteralmente, dentro il pod batteria in cui si risveglia, in piena luce rossa che ancora una volta simboleggia la liberazione dalle illusioni e il ritorno alla realtà.
E sempre in questa scena vediamo di nuovo il simbolismo della polarità nell'immagine speculare dei pod di Neo e Trinity. Un tuffo nel primo film lo facciamo di nuovo durante la fase di addestramento e struttura con cui Morpheus spera di far risvegliare i ricordi e le abilità nascoste di Neo. Per un attimo vediamo anche il Merovingio e Persefone nelle immagini sulla vecchia TV che trasmette i ricordi del primo film. L'intera scena è un ovvio parallelo di quello che abbiamo visto all'inizio della quadrilogia. La nuova città dei risvegliati si chiama Io, 1 e 0 come il codice binario e la polarità, di nuovo. Sono risvegliati quindi, ma non sono ancora oltre la dualità. L'unico modo per tornare alla fonte, all'uno originale libero dall'illusione binaria, è l'unione degli opposti, il rebis alchemico che vede la nascita di un uomo superiore in cui gli opposti sono finalmente riuniti. Ecco perché in questo ultimo film viene marcato il concetto della collaborazione tra uomo e macchine, che ha permesso anche di tornare a coltivare le piante e favorire quindi la vita. Ma anche viene ribadita la necessità di unione tra maschile e femminile, tra Neo e Trinity, attraverso l'uso della forza che muove l'intero universo, l'amore. Durante la breve prigionia di Neo su Io, la IA paragona Neo a Raperonzolo nella torre. Forse non tutti sanno che le fiabe che tutti noi conosciamo, nella loro forma originale, non certo in quella edulcorata della Disney, hanno sempre dei messaggi spirituali ed esoterici nascosti dentro. Non sto qui a farvi un trattato sui significati di Raperonzolo, ma potrebbe essere uno spunto per voi per cercarlo. Io ci tenevo solo a sottolineare che questa battuta non è stata inserita a caso. L'intera scena invece dell'incontro-scontro con il Merovingio e i suoi scagnozzi è una presa in giro e un grido disperato di rabbia espressi contro l'industria cinematografica di oggi, povera di originalità, stile e di tutti gli elementi che avevamo nei grandiosi film del passato. Il Merovingio critica anche la superficialità della nostra società e dà la colpa a Neo per la sua disgraziata situazione attuale, in quanto il tentativo precedente di Neo di liberare gli esseri umani ha fatto sì che Matrix adottasse ancor più una linea dura contro di loro, e questo ha reso anche la sua vita di programma a reietto miserabile. Da notare i costumi di scena degli stunt impiegati nei combattimenti contro Neo e la sua squadra, che sembrano clowneschi per sottolineare ancor più la natura di parodia di questa scena. E sul petto di questa esiliata si intravede anche una piramide con un occhio onnisciente centrale, che tutti conoscono come simbolo massonico che piace tanto a Hollywood, ma in realtà ha un significato e un simbolismo molto più antico dei massoni. Ho trovato particolarmente poetica la lotta tra Neo e Mr. Smith, in cui ritorna ancora il tema dell'io fasullo nel momento in cui Mr. Smith si specchia in uno specchio frantumato, e i cocci ci ricordano le sue 1000 personalità. Del resto la sua natura demoniaca o di arconte ce la ricorda lui stesso alla fine del film quando dice a Neo: tu avresti potuto essere chiunque, mentre io sono sempre stato tutti. Io sono legione, quindi, ci dice Mr. Smith, per citare la Bibbia. Ma sempre nella scena di combattimento tra lui e Neo, oltre alle pareti verdi, vediamo anche l'ombra di una grata sul muro che ci ricorda che Neo sta lottando contro la sua prigione interiore. E sempre per stare in tema di simbolismo massonico, abbiamo anche il pavimento a scacchi bianco e nero, ancora un rimando alla polarità del mondo, bene e male, luce e oscurità, giusto e sbagliato, eccetera. Il finale del film ci presenta il meraviglioso monologo dell'analista, che non è altro se non un'esplicitazione di come funziona la nostra realtà secondo la filosofia gnostica. Abbiamo la mela della conoscenza che ci ricorda la Genesi e la tentazione di Adamo ed Eva, rappresentati da Neo e Trinity. Non a caso i due protagonisti si chiamano così: Neo è l'uomo nuovo, il risvegliato. Trinity è la sacra trinità di corpo, anima e spirito, la stessa tra l'altro che è indicata proprio nel triangolo con l'occhio onnisciente di cui parlavo prima. Altri nomi usati in Resurrections che derivano da tradizioni spirituali sono quelle della macchina Sibebe, ad esempio, che è l'omonima dea madre anatolica. Poi abbiamo Mnemosine, il nome della nave di Bugs, che è la dea della memoria nella mitologia greca. E poi vediamo anche Kujaku, la macchina il cui nome giapponese significa tacchino, ma è la sua rappresentazione che conta perché è chiaramente un riferimento all'Horus egizio. L'immagine riflessa ritorna ancora con il simbolismo del pozzo che vediamo quando cercano di liberare Trinity. Il pozzo è un portale tra il cielo e terra e simboleggia la conoscenza occulta della realtà. Non a caso è guardando attraverso di esso che Sati riesce a vedere e contattare la realtà in cui giace il corpo di Trinity nel pod.
In questa scena i bot dagli occhi luminosi mi hanno ricordato gli inquietanti bambini del film Il villaggio dei dannati. Ecco quindi, cari guardoni, questo è tutto. Se avete apprezzato lo sbattimento che ho fatto per creare questo video, lasciatemi un like e se avete elementi da aggiungere vi invito a farlo scrivendolo nei commenti sotto il video. Per ora è tutto, passo e chiudo.